Quindi alla fine cos'è il bracket per il... Dimmi che cos'è il bracket. Quindi alla fine cos'è il supporto che noi andiamo a utilizzare per installare appunto il CarPlay sulla moto, sul GS? È questo qua. Questo Quello è il bracket. che può essere... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bentornati sul canale o benvenuti per chi è la prima volta che viene a vederci. E siamo di nuovo qua con un nuovo video. Con un nuovo video. Siamo sempre in due perché anche questa volta abbiamo ricevuto un dispositivo da testare che è fatto specificatamente per il BMW e quindi lo proveremo sul BMW. Cos'è? Un altro CarPlay in realtà. Andiamo a vederlo assieme, non lo vedrete da questa telecamera ma da questa qua come al solito. Cosa di speciale questo dispositivo? Ha praticamente il supporto, adesso andiamo a vedere così c'è stato il supporto che Quanta roba. non si stacca neanche, che è già stato progettato per essere installato direttamente Al volo. sul BMW, cioè con l'attacco originale del GS. Il cavo lì però bisogna nasconderlo dentro. Bisogna vedere come funziona adesso. La cosa che adesso mi lascia un pelo perplesso è che, guarda te, si sgancia. No. Guarda te, poi me lo prende subito. Perché so che te ci sei un po' impedito. Cioè, vedi che ci sono due frecce lì, però non c'è nessun foro. Comunque, andiamo avanti. È arrivato questo dispositivo che è un CarPlay, fatto dalla Carpurite, quindi CarPlay ma anche Android Auto, con un supporto ideato per il GS. Vediamo cos'altro c'è. C'è dentro l'alimentatore, non è l'alimentatore, questo è l'attacco per la batteria. L'attacco per la batteria, che c'è anche una boccina, quindi probabilmente Si può staccare da qua. si può staccare e attaccare la boccina, quindi c'è l'attacco per la batteria e una boccina che probabilmente è per il RAM mount. Non ci giocare, metti qua che devono vederlo. Poi abbiamo l'alimentatore per i 5 volt, questo per utilizzarlo a casa, magari se vogliamo collegarlo e accenderlo staccato dalla moto. Può anche essere comodo quello. Può anche essere comodo, sì. Ma se anche questo ha la schedina, infatti anche questo ha la schedina, quindi si può utilizzare anche per vederci un film, volendo. E poi c'è il RAM mount che chiaramente non è fatto per l'installazione sul BMW, ma uno probabilmente lo può utilizzare per installarlo su un'altra moto. Abbiamo le sue istruzioni, un fusibile di scorta, forse, sì, fusibile di scorta, e le istruzioni, quindi in questo caso ci sono anche le istruzioni per il... Solo cos'è? Istruzioni pocket? No, per BMW Motorcycle Bracket, quindi soltanto per il... ecco, vedi? E infatti ci sono le istruzioni per togliere praticamente il supporto ideato per il GS e metterci il pallino che diventa un round mount normale. Per qualsiasi altra moto. Via, andiamo a provare sulla moto. È ora di andare. Quindi adesso andiamo a vedere come si installa sulla moto. Per installarlo bisogna... Intanto c'è da nascondere e incastrare qua tutto il loro cavo, bisogna d'alimentazione. questo servirebbe in caso che uno non lo attacca sul GS. Esatto, se uno lo attacca da un'altra moto può utilizzare questo cavetto qua. E il cavo bisogna farlo passare naturalmente dentro questa fessura. Per installarlo poi la cosa è molto semplice, essendo il GS già diciamo predisposto, basta togliere La sua protezione. esatto. Si Andiamo a installa, incastrare. ecco, avete visto Armando che ha spinto da dietro, perché effettivamente spingere da qua mi sembra non è molto igienico. flette tanto. Perciò da Prova a qua accenderlo. si accede molto facilmente. Ecco, quindi diciamo che è proprio stato pensato, ideato per il GS. La cosa che lascia un po' perplesso è il fatto che una volta diciamo
che uno parcheggia la moto e ha finito di utilizzare il dispositivo, quando lo smonta, prova a smontarlo Armando, si ritrova questo aggeggio Questo papagno che qua. non può essere tolto, quindi da riporre, diciamo, è bello impegnativo, insomma. Naturalmente in questo caso l'abbiamo visto installato su un 5 pollici perché ci è arrivato così, ma questo supporto può essere utilizzato Anche sul 7. sul 7 pollici. 7 pollici? Qua trovate il link del video precedente. Esatto, noi in questo caso non vi faremo vedere installazione, configurazione, collegamenti, test, ma vi mettiamo il link e magari qualche immagine, e dove noi abbiamo testato il fratello maggiore, cioè il 7 pollici, con vari navigatori, con varie applicazioni, scusate, con ad esempio Osman, con MyRoute Navigator, con Maps. Quindi se volete vedervi il test completo e come configurare il Bluetooth e questo dispositivo col vostro telefono, andate al link appunto che trovate qua sopra. Se si ricorda di mettercelo. Sì, Che ogni tanto mi scordo. Adesso andiamo a provare a smontare il supporto fatto apposta per il GS, per capire se si smonta facilmente e come predisporlo e prepararlo per eventualmente montarlo su un'altra moto. Vai Armando, zoomiamo. Da quel che si legge dalle istruzioni bisogna smontare queste 4 vitine. e questo è smontato. Si mette su la sferetta con la sua vite, e il gioco è fatto. Lo mettiamo qua. E dai, e uno lo può installare in qualsiasi modo sul manubrio. Qua c'è il suo cavo, qua, anzi meglio questo qua. In conclusione, quindi questo supporto vale la in pena, inglese si chiamerebbe bracket. vale la pena di essere acquistato, secondo te Armando? Beh, se hai un GS è una bella comodità, perché lo apri dalla scatola, arrivi qua, lo installi e hai già il tuo device pronto a farlo funzionare. Non hai bisogno, diciamo, neanche di andare a far fare cavetti alla batteria, fare cose. L'alimentazione la prendi direttamente dalla predisposizione BMW. Quindi sei già a posto. L'inconveniente sono gli ingombri, come abbiamo fatto vedere prima, è veramente ingombrante. L'apparecchio, il supporto tiene il suo spazio, perciò questo può essere una bella nota dolente. Un'altra nota dolente secondo me è quando lo installi. Esatto, stavo arrivando, come ho fatto vedere prima, che quando lo metti su devi passare da dietro e spingere direttamente da qua attorno e non dal dispositivo, cosa che riesci a fare solo con il 5 pollici. Anche col 7 ma diventa un po' più complicato. Il 7 diventa più complicato, certo, andarci dietro, se uno vuole un bello schermo grande il 7 lo è, però diventa un po' più complicato l'installazione. È una valutazione un po' sì, personale. ognuno deve fare la sua valutazione. Se uno non ha proprio, si potrebbe anche installare fisso, perché c'è la possibilità di utilizzare queste 4 viti e metterlo fisso, e uno dice vabbè, mi scordo di averlo, lo monto lì. Poi è chiaro che la sicurezza è quello che è, perché è vero che ci sono 4 bulloni, ma è vero anche che c'è gente che pur di portarti via qualcosa, vedendolo lì, potrebbe anche tirare e distruggere tutto. È tutta plastica alla fine qua intorno, perciò quindi uno fa presto a fare dei danni, sì, diciamo, per cercare di portarlo via. È un aggeggino che è comodo, perché tu non devi stare lì a staccare la spinetta
Non devi fare niente. Però di contro ha appunto queste controindicazioni che abbiamo. È vero che uno lo può disinstallare, lo ripone nel bauletto e hai fatto presto, cioè non se ne può parlare male. Per chi come me che è abituato che il navigatore se lo mette in tasca Questo e tiene diventa abbastanza scomodo. E Ho perso i pezzi come al solito, ormai è un vecchio rottame. Va bene, dai, diciamo così, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. Se non vi piace non è colpa sua. mia. E se vi iscrivete al canale Ancora meglio. ancora meglio, così siamo contenti. Ciao a tutti.